Ciao a tutti, amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche affettive per la prima metà di agosto 2023. Ok, wow, abbiamo l'imperatore. Amici della bilancia, quando c'è l'imperatore si parla di stabilità, di qualche cosa che è concreto. Potrebbe anche far riferimento ad un ruolo o a un personaggio nello specifico, potrebbe essere un padre, piuttosto che la persona di interesse magari per qualcuno. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io come sempre ricordo che le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se volete completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Se non sapete come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione, così come anche il mio indirizzo email e altri link a video che potrebbero interessarvi. Bene, andiamo a vedere per la prima metà di agosto. Io intanto vi ricordo che le letture semestrali per il secondo semestre del 2023 sono già online e le trovate nelle playlist. Allora ragazzi, iniziamo con una bella torre. Abbiamo un 4 di coppe, un 10 di coppe, abbiamo l'appeso al contrario, un 3 di coppe, la regina di spade, vediamo che altro, quante, il mondo. Prendo solo il mondo che è quella che si è girata. Ok ragazzi, la torre di partenza mi dice che qualche cosa potrebbe crollare agli inizi di agosto o magari già alla fine di luglio potrebbe essere crollato. Normalmente quando c'è la torre si parla di ego, quindi può essere qualche questione di cui voi eravate convinti e che invece non era così, diciamo una verità solo vostra, ecco. Oppure potrebbe essere proprio qualche evento esterno che viene a portare un po' di scompiglio. Diciamo che il 4 di coppe io la sento come la carta della cecità, è qualcuno che non vede, quindi o non si è vista questa torre arrivare, oppure come se non si vedessero delle possibilità per uscire da questa torre. Lo andiamo poi a vedere con i mini tarocchi. Qui avete voglia di sbloccare qualcosa nella seconda parte, scusate, nella prima parte di agosto. Queste carte poi le vediamo direttamente con i mini tarocchi. Adesso ripartiamo dalla torre. 5 di spade, 3 di spade e l'eremita. Qui potrebbero esserci delle discussioni o potrebbero esserci state delle discussioni magari con il partner o con qualche familiare. Potrebbe anche essere qualche amico, per qualcuno. Una persona con la quale avete una relazione, diciamo, affettiva, ecco. Ci sono parecchi conflitti, c'è anche un 3 di spade, giustamente quando c'è la torre, e abbiamo anche una carta dell'eremita, che è un po' come se vi dicesse che dovete prendere voi la vostra strada. Andiamo a vedere il 4 di... ok. Allora abbiamo un fante di coppe, la regina di denari al contrario e un cavaliere di spade al contrario. Ragazzi, qui ho la sensazione che stiate aspettando qualcuno o un gesto da parte di qualcuno, probabilmente proprio la persona con la quale avete avuto queste discussioni. Potrebbe esserci anche una questione legata dei figli. Però ho come la sensazione che ci sia un'energia che si sobbarchi, diciamo, il peso,
maggiore mentre l'altra tenda a fuggire. Oppure se non avete proprio nessuno in questo momento è un po' come se voi voleste fuggire dalla vostra situazione. Però d'altro canto con questo 4 di coppe è come se non vedeste alternative. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Due di coppe al contrario. Regina di coppe e giustizia al contrario. Ho come la sensazione che qui si voglia star bene. Ehm, Ragazzi, perché qua, allora, il 10 di coppe è una carta di famiglia felice, la carta del mulino bianco io la chiamo. Per chi mi guardasse dall'estero, il mulino bianco è una ditta che produce principalmente brioche e biscotti per i bambini e ha la pubblicità rappresentata con una famiglia che è sempre perennemente felice. Però il punto qual è? Abbiamo un 2 di coppe, la giustizia e la mm, regina di coppe al contrario. O c'è una delle due persone che ha ancora qualche legame vecchio che impedisce di creare una relazione in armonia, o qui ragazzi non c'è più voglia di scendere a compromessi, perché è come se non si volessero accordi, contratti. È strano, nel senso che qui come carta principale abbiamo l'imperatore, quindi ho come la sensazione che qui potrebbe essere il non voler prendere accordi. Magari per qualcuno risuona con il discorso di una famiglia già esistente da parte di uno dei due, adesso dipende se avete già una persona in testa oppure no. Se invece fosse proprio una questione familiare, vi dico che qui mancano delle regole, mancano dei contratti. Se per esempio siete compagno, scusate, compagno o compagna e avete dei figli, mancano i contratti, manca qualche cosa che regolarizzi la situazione. Qualcosa che ufficializzi, qualcosa che dia stabilità. Andiamo a vedere che cosa si sblocca con la carta dell'appeso al contrario. Sole 6 di coppe. Ragazzi, io ho la sensazione che sia un'amicizia e magari per qualcuno vorrebbe che fosse di più che un'amicizia, che ci fosse qualcosa di un po' più concreto in effetti. Però andiamo a vedere. mm, Ah, ragazzi, tenete presente che quando c'è il sole 6 di coppe c'è anche un po' di ingenuità. Può essere da parte vostra nei confronti della situazione, da parte dell'altra persona o semplicemente nel modo di vedere la relazione. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Il 3 di coppe è una carta di festeggiamenti. Mm. 5 di pentacoli e cavaliere di coppe. Mm. Perché ho come la sensazione che qualcuno stia aspettando un divorzio per trovare la propria stabilità? Una separazione? È come se qualcuno stesse aspettando di slegarsi da una persona con questa torre, una persona con magari la quale non c'è più qualche cosa, o che magari fa solo soffrire, o con la quale si creano solo tensioni, perché il 5 di Pentacoli è una carta di carenza. E invece questa è una carta di festeggiamento. Per quello è come se si festeggiasse qualche tipo di mancanza, di non offerta.
Che strana questa lettura, ragazzi, fatemi sapere come vi risuona, perché ho come la sensazione che qui aspettiate di sganciarvi da qualcuno per trovare la vostra stabilità. Guardate, molte volte questo sganciarsi non è necessariamente da un uomo, ma molte volte anche solo, per esempio, mi sono appena separata da qualcuno, ho ricominciato, però c'è un tema legato ai figli che ha bisogno di un momento per riprendere il ritmo. Ecco, quel riprendere il ritmo, cioè riportare le cose, diciamo, in regola, è un po' il vostro sganciarvi, per poi, qui avete il matto, andare verso nuove avventure. Forse ho detto il mondo all'inizio, è il matto. Andiamo a vedere un attimo il principe di spade, la principessa di spade, qui la chiama così. Diavolo, e 4 di coppe. Ragazzi, qui c'è del condizionamento. Notare che il 4 di coppe ce l'avevate qui, ce l'avete anche qui. Quindi c'è del condizionamento tra il fante di spade e il diavolo. Tenete presente che avete anche un 5 di pentacoli, quindi può essere che per qualcuno sia difficile effettuare questo distacco perché ci sia della dipendenza, che potrebbe essere sia materiale, considerato che abbiamo l'imperatore, ma anche una dipendenza affettiva. E vi dico così perché avendo queste due carte si parla di controllo, si parla di condizionamenti, si parla di qualcuno che non riesce a vedere vie d'uscita nonostante magari ci potrebbero essere delle idee geniali, però è un po' come se non si sapesse come metterle in pratica. Per qualcuno vi dirò che è una situazione proprio familiare. Andiamo a vedere il matto. Tre di pentacoli, 6 di pentacoli e carro. Wow. Ragazzi, il consiglio con questo carro è di prendere distanza, fare un viaggio, andare per la vostra strada. Letteralmente cercate collaborazioni, apritevi a nuovi tipi di scambi e andate per la vostra strada. Quando c'è il matto si parla sempre di nuove avventure, di nuovi inizi. L'impulso, la volontà c'è di andare, anche la voglia, anche l'energia. Probabilmente avete un po' forte questo tipo di condizionamento, e sento che per molte persone si tratta sia di un condizionamento, come vi dicevo, pratico, fisico, magari non siete abbastanza indipendenti a livello economico, da poter fare certi spostamenti, però con questo 6 di coppe al contrario, ragazzi, c'è tanta ingenuità su come si vede la famiglia del Mulino Bianco tendenzialmente. È come se voleste le cose troppo in rosa, cioè come se aveste un'idea un po' troppo romantica della situazione, perché queste due carte parlano comunque anche di ingenuità, ma è come se nella prima parte di agosto vi rendeste proprio conto di dove siete stati un po' troppo ingenui probabilmente. È una lettura particolare, fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Io intanto vi tiro un arcangelo, un arcangelo, un oracolo degli angeli. Andiamo a vedere. Fattori religiosi, interessantissimo. La tua vita sentimentale è influenzata dall'educazione religiosa ricevuta e dal cammino spirituale che hai intrapreso. Ragazzi, nella religione, io sono cattolica cristiana, quindi cioè cristiana cattolica, vabbè, non pratico, si vede, però sono stata comunque battezzata e sono stata cresciuta secondo questi canoni. Però ogni religione, io vi faccio l'esempio per quello che conosco, ok? Però ogni religione ha un po' le sue, mi viene da chiamarle deviazioni, perché effettivamente hanno deviato. Però comunque, nella nostra religione, nella mia religione nello specifico, si associa molto la sofferenza all'amore.
o devi soffrire per avvicinarti a Dio. Quindi molte persone, a causa di questa credenza limitante che è dentro di noi da secoli, ok? Si pensa che bisogna sacrificarsi per la famiglia, che più si soffra e più c'è amore, più si soffre, più ci si avvicina a Dio, ma questo non è vero, ok? Cioè si cresce, è vero, attraverso la sofferenza, ma non è l'unico modo, anzi, in realtà l'attitudine migliore è quella di imparare giocando, letteralmente come i bambini. Quindi io ho come qualche sensazione di condizionamento legato, non lo so, è come se nella vostra testa ci fosse qualche questione legata alla religione che vi condiziona parecchio. Può anche essere il cosa dire alla gente, se per caso avete una relazione un po' particolare con una persona che ha una situazione particolare o voi avete una situazione particolare, non lo so, è come se ci fosse qualche cosa che sì, che inquina. E qui guardate, ve lo metto vicino al diavolo. Ok? Non dico che l'insegnamento in sé sia sbagliato, ma è il modo in cui è stato tramandato che è sbagliato. Ok? Bene. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un commento. A me piace sempre leggere i commenti, ma in questa lettura in particolare è interessante vedere come vi risuona. Se volete supportare il canale potete iscrivervi, condividere, commentare, fare una donazione o abbonarvi. Vi ricordo che le fasce di abbonamento sono due, con la fascia di prezzo più alta si accede ai video di crescita personale e spirituale. Per quello che riguarda invece il percorso individuale che sto proponendo, è un percorso basato sull'individuare le credenze limitanti e il trasformarle in un determinato settore in cui la persona è carente, quindi è un percorso cucito sulla persona, ma è comunque una parte, una piccola parte di tutto quello che invece vado a trattare nella sezione degli abbonamenti, ok? Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao. Oh, scusate, sono un danno oggi.